Il debutto di Raw su Netflix, dal mio punto di vista, è stato ottimo. Una grande festa per presentare al mondo intero la WWE. Però, per noi fan che seguiamo da prima di Netflix, è stato un episodio che, indipendentemente che vi sia piaciuto o meno, per una determinata situazione ha lasciato tantissimo l'amaro in bocca. E quella situazione è la situazione di The Rock, la situazione del Final Boss. Dopo quanto visto a Raw Netflix, la mia sensazione è che nel 2025 non vedremo più The Rock. La mia sensazione è che nel 2025 The Rock non avrà l'opportunità di poter partecipare allo Showcase of the Immortals. E tutto questo per via di impegni che, a suo dispiacere, non può non prendere parte. Non vi nego che inizialmente avevo in mente un video diverso per Roman Reigns, un video che partisse proprio da un eventuale post-match fra The Rock e Roman Reigns in quel di WrestleMania 41. Volevo creare una specie di storia, ma visto quello che vi ho detto in precedenza e quello che abbiamo visto a Raw Netflix, ho deciso di prendere un'altra strada. E di conseguenza oggi vedremo i miei 7 possibili scenari per il 2025 di Roman Reigns, per il 2025 dell'Original Tribal Chief, considerando The Rock come totalmente fuori dai giochi. Ma prima di cominciare non dimenticate di lasciare un bel follow, un bel pollicione in su, ma soprattutto attivare la campanella delle notifiche. E al termine di questo video fatemi sapere con un bel commentino qua sotto se amate le mie idee, se odiate le mie idee, oppure se avete altri spunti che io magari non ho preso in considerazione per questo video. So che amerete questo canale a tema WWE. Parto con il dire che a prescindere spero veramente di sbagliarmi. Spero veramente con tutto il cuore che a WrestleMania 41 vedremo Roman Reigns contro The Rock. È un match che aspettiamo da tantissimo tempo e soprattutto un match che potrebbe non avere più una location meravigliosa come quella di Las Vegas, che per questo tipo di eventi è veramente super impattante. WrestleMania 41 dal mio punto di vista sarebbe il perfetto momento per creare questo match. E chissà, magari The Rock alla fine della fiera ha solamente chiuso la sua storia con Cody Rhodes, per potersi concentrare solo su una storia che gli permetterebbe di portare a casa la situazione più importante che per forza di cose è quella con l'Original Tribal Chief. Quindi, mai dire mai, spero di sbagliarmi, staremo a vedere. Il primo scenario che voglio inserire per il 2025 è Roman Reigns contro Drew McIntyre. La cosa bella di questo Drew McIntyre è che posso letteralmente inserirlo in qualsiasi video. L'ho inserito nei video di John Cena, l'ho inserito in questo video di Roman Reigns, potrei inserirlo in un eventuale video su Cody Rhodes, potrei inserirlo in un ipotetico video con Gunther e potrei inserirlo letteralmente in qualsiasi altra situazione perché questo Drew McIntyre è letteralmente fantastico. E la motivazione per cui l'ho inserito in questo video con Roman Reigns è molto semplice. Drew McIntyre è ossessionato a Roman Reigns, è ossessionato alla Bloodline. Drew McIntyre odia Roman Reigns, Drew McIntyre odia la Bloodline. E prima o poi deve esserci un nuovo scontro fra i due. Deve esserci quel secondo capitolo che dopo Clash at the Castle è venuto totalmente a mancare. E per lo più per dare spazio a situazioni che non erano neanche così poi tanto più importanti di quella fra Roman Reigns e Drew McIntyre. Soprattutto Drew McIntyre che successivamente è finito in una faida tristissima contro Karrion Kross, che è totalmente da dimenticare. Che poi ripensando a quella faida chissà a che punto è la clessidra di Karrion Kross. In questo scenario voglio lanciare una provocazione, perché sì, al giorno d'oggi quando si parla di Roman ormai diventa quasi tutto una provocazione. Qualora i due dovessero sfidarsi a WrestleMania 41 o in un evento magari come SummerSlam, per me a vincere il primo scontro, perché nella mia testa questo potrebbe essere solamente il primo scontro fra i due, poi è da capire se Roman accetta di farli, però il vincitore, al mio parere, dovrebbe essere Drew McIntyre. Fra i due è quello che più di tutti ha bisogno di una vittoria del genere in un match del genere. Poi per carità, la rivalità la può tranquillamente vincere Roman Reigns, però il primo match lo farei vincere a Drew McIntyre, considerando anche che a Clash of the Castle quello che si è preso la sconfitta è lui. Potrebbero fare un qualcosa come nella storia con CM Punk. Il secondo scenario è Roman Reigns contro Cody Rhodes a WrestleMania 41. È uno scenario che vi ho già proposto di sfuggita in un precedente video, dove già allora mettevo sul piatto una vociferata assenza di The Rock. Ed ancora prima ve lo proposi su Instagram. Ed ancora oggi lo ripeto, questo scenario non è assolutamente da sottovalutare. Questo scenario non è assolutamente senza senso. Anzi, questo scenario è uno scenario che andrebbe ad aggiungere un tassello fondamentale per la storia di Roman Reigns. Perché come vi ho sempre detto, nella famiglia samoana non sei il Tribal Chief solo perché hai la collana addosso. Nella famiglia samoana, nel mondo della WWE, ci hanno sempre spiegato che per meritare di essere il Tribal Chief, devi portare il cibo alla grande famiglia samoana. E nel mondo della WWE quel cibo lo porti quando hai il titolo WWE sulle tue spalle.
E di conseguenza ha senso che Roman Reigns, una volta che si è ripreso la sua fala, come detto anche nel segmento del Georgia Tech, punti subito a Cody Rhodes, punti subito al titolo che attualmente è sulla vita di Cody Rhodes. Ed in più questa volta sarebbe uno scenario totalmente inedito. Ora come ora stanno solo 1-1, ora come ora nessuno di due è un cattivo, entrambi sono face, entrambi sono amati dal pubblico e nessuno dei due in questo momento ha più qualcuno che potrebbe rovinare il match al rivale. Questa volta sarebbe un puro match di wrestling dove vince il più forte, dove il migliore esce da WrestleMania con il massimo oro, esce da WrestleMania con la cintura WWE. In questo modo chiuderesti una trilogia, chiuderesti un cerchio importantissimo nella storia di Roman Reigns e soprattutto ti lasceresti un filo narrativo fondamentale per la storia con The Rock. Un The Rock che si è confermato e la WWE l'ha rimarcato più e più volte come High Chief. Ovviamente qualora The Rock fosse a disposizione. Ed ovviamente, per chi non l'avesse capito, in questo terzo scenario ovviamente farei vincere Cody Rhodes. Per quanto me ne vogliono volere i fan di Roman Reigns dandomi magari del marcone di Cody Rhodes, l'American Nightmare è l'unica scelta sensata. E ci sono 1000 motivi per cui Cody Rhodes è l'unica scelta sensata, però finirei nel 2035 e verrebbe fuori un video che giustamente non se lo considererebbe nessuno. Il terzo scenario è Roman Reigns contro CM Punk. Questo scenario è uno scenario che intriga me come penso che intrighi tutti voi. Almeno da Survivor Series. Questo fatidico favore che Paul Heyman deve fare a CM Punk, narrativamente parlando, può creare un qualcosa di incredibile. La WWE ci sta giocando tantissimo ed onestamente sono sicuro che in futuro tutto questo porterà ad un match fra i due. È troppo grande per non farlo ed è troppo ghiotto per non farlo, anzi sarebbe quasi stupido non farlo, considerando soprattutto le carte in tavola. Non dico che è lo scenario migliore per WrestleMania 41 perché per quanto mi riguarda a WrestleMania 41 secondo me CM Punk e Roman Reigns devono avere altri scenari. WrestleMania 41 dal mio punto di vista è perfetta per altri match, sia per CM Punk che per Roman Reigns. Il Best in the World lo voglio vedere ancora contro Seth Rollins in quello che magari potrebbe essere il loro terzo ed ultimo capitolo. E Roman Reigns, l'Original Tribal Chief, lo vorrei vedere contro Cody Rhodes o contro Drew McIntyre. Soprattutto considerando che SummerSlam sarà diviso in 2 notti per la prima volta nella sua storia. E indipendentemente che questo match apra o chiuda una delle 2 notti della Kermesse, secondo me questo match è perfetto per SummerSlam. Quindi lasciamo che le cose facciano il loro corso e non forziamo troppo la situazione. Quarto scenario, Roman Reigns contro Jacob Fatu. Ok, sono onesto, questo match l'ho inserito più perché è un match che io personalmente voglio vedere e non perché è un match che in questo preciso momento storico della WWE ha un vero senso logico. Considerando che Roman Reigns si è già ripreso la sua fala contro Solo Sikoa e che Jacob Fatu in questo momento, lo ripeto, non ha troppi motivi per farsi avanti come il nuovo Tribal Chief. Quantomeno nel breve termine. Jacob Fatu per candidarsi a prossimo avversario di Roman, per potersi candidare a nuovo Tribal Chief, avrebbe bisogno di un cambio di personaggio, anzi avrebbe bisogno di un'evoluzione del suo personaggio. E per farlo serve tempo. Devi dargli credibilità, devi dargli forma, devi dargli un significato. E questa cosa non è una cosa che puoi creare in 4-4-8. Soprattutto quando mancano poco più di 3 mesi a WrestleMania 41. Quindi, se la WWE volesse fare Roman Reigns contro Jacob Fatu, sarei più che contento. Però è un match che secondo me dovrebbe accadere più in un pelì o come SummerSlam o ancora meglio, ancora più avanti. Perché dal mio punto di vista più tempo ti prendi, più tempo hai a disposizione e più che questo match può essere molto più grande di quello che potrebbe essere ora. Quinto scenario, Roman Reigns contro Tonga Loa per eleggere il vero, unico ed indiscusso Tribal Chief. Allora, in questo scenario... No vabbè, sto scherzando, andiamo al vero quinto scenario. Roman Reigns contro Jey Uso. Prima che iniziate a dire che non ha senso, bla bla bla, fatemi un attimo parlare. Premetto che questo scenario è più un mio sogno proibito, puro fantawrestling se vogliamo metterla così. È un qualcosa che ho in testa sin dalla riappacificazione tra Jay e Jimmy. Ed è un qualcosa che nella mia testa ha tantissimo senso e adesso cercherò di spiegarvelo. Tutti noi sappiamo quanto Jey Uso sia popolare in questo momento. Tutti noi sappiamo quanto la gente ami Jey Uso. Tutti noi sappiamo quanto la reunion di Jey Uso con la Bloodline sia stata molto meh. E sappiamo tutto quello che c'è dietro a quella storia che ha portato poi a War Games. Quindi perché non prendere tutti questi fattori e portarli dalla nostra parte? Dopo WrestleMania 41 potremmo far tornare Jey Uso heel, trasformandolo nel più grande figlio di
che la WWE e la famiglia samoana abbia mai visto. Potremmo creare una storia dove Jey Uso uno a uno distrugge tutti i vecchi membri della Bloodline che o gli hanno messo i bastoni fra le ruote in qualche momento particolare della sua carriera o che magari lo hanno manipolato mentalmente nel corso della sua carriera. O qualsiasi altra cosa che vi viene in mente. Come motivazione di questo turnil potremmo dire che Jey Uso ha finalmente aperto gli occhi, ha capito quello che è il suo vero valore e potremmo far sì che adesso inizia la sua vera rincorsa verso l'Aula Fala, verso il titolo di Tribal Chief. E dico vera perché questa volta è Jey Uso che vorrebbe diventare Tribal Chief. È Jey Uso che vuole il potere e non è una situazione di circostanza, come è stata in passato. Il suo nuovo personaggio, visto anche le sfumature caratteriali di Jey, potrebbe essere qualcosa di incredibile, qualcosa che non è mai stato visto in WWE. E tutto quello che andrebbero a scrivere potrebbero creare un qualcosa, potrebbero creare una star incredibile in WWE. Potresti fare un match con Jimmy, potresti fare un match con Solo che nel frattempo è tornato face. Potresti fare tante cose ed ovviamente l'ultimo scontro sarebbe contro Roman Reigns. In un nuovo Tribal Combat per l'Aula Fala e in questo caso non per forza comunque deve esserci il cambio di detentore. Anche se qualora volessimo spingere ancora di più sull'acceleratore non sarebbe per niente una cosa da sottovalutare. Però ripeto, questa è una teoria molto da fantawrestling. Probabilmente, anzi sicuramente non accadrà mai e soprattutto per questa teoria ci sarebbe un problema. Questa teoria principalmente l'avevo ipotizzata e pensata in una situazione dove Roman Reigns aveva già combattuto contro The Rock. E per carità puoi comunque crearla anche senza aver fatto Roman Reigns contro The Rock. Però il rischio è che questa storia e questo match potrebbero essere percepiti come molto meno importanti di quello che realmente sono, perché comunque il vero dream match, il vero big match ancora non l'hai fatto, ovvero Roman Reigns contro The Rock. Sesto scenario, Roman Reigns contro Gunther. Qui sarò veramente molto breve. World Heavyweight Championship in palio, Roman Reigns punta la cintura del roster di sua appartenenza ed in base alle storie vediamo come potrebbe finire questo match. Però, considerando tutto, nel 2025, secondo me non è uno scenario totalmente impossibile da vedere, soprattutto se i campioni non dovessero cambiare di roster, quindi con Gunther che resta a Raw e Cody Rhodes che resta a SmackDown. Però su questo aspetto dobbiamo ancora capire cosa ci proporrà la transfer window, che già ora ha messo delle basi interessanti, ma di cui nello specifico ancora non sappiamo un granché. Però, indipendentemente da quando lo faranno o che avranno il titolo in mezzo, è assolutamente un match che prima o poi voglio vedere. Perché sono sicuro che questi due insieme possono dar vita ad uno spettacolo veramente straordinario. Gunther difficilmente sbaglia un match. Roman Reigns da quando è diventato Tribal Chief ha trovato la sua dimensione perfetta ed insieme possono creare qualcosa di incredibile. Non vedo l'ora di vederli l'uno contro l'altro e spero veramente che la WWE crei questo match nel minor tempo possibile. Settimo scenario, Roman Reigns, Cody Rhodes e CM Punk contro Drew McIntyre, Kevin Owens e Seth Rollins. Nell'ultimo mese sono sicuro che non ci sia una singola persona che anche solo per errore non abbia pensato a questo match. Nell'ultimo mese non c'è stata una singola persona che magari anche con uno o due nomi differenti rispetto a quelli che ho inserito io non abbia mai avuto in mente questo match. E sapete cosa? È un'idea che ci sta al 100%. Tanto se non tutto di quello che sta succedendo al giorno d'oggi in WWE passa da Roman Reigns. Gira attorno a quello che lui ha fatto quando era campione. Gira attorno a quello che lui insieme alla Bloodline hanno fatto e gira attorno a quello che altre persone hanno fatto decidendosi di allearsi con Roman Reigns in determinate situazioni. Questo match ha troppo senso e ci sono troppe situazioni in ballo perché non possa essere più di una semplice possibilità. Però c'è un piccolo problema, ovvero che questo match non dà e non toglie nulla una volta terminato. Dopo il match il tutto resterebbe totalmente uguale a prima del match. Quindi bisogna capire con quale situazione andrebbero a costruire questo match e soprattutto quali sarebbero gli scenari futuri che porta questo match. Perché in una situazione del genere spero almeno che ci siano dei riscontri futuri, visto che siamo anche in piena road to WrestleMania 41. Ma tolto questo dettaglio, che è comunque molto importante, è uno scenario che secondo me non è assolutamente da sottovalutare. Anzi, può essere un'opportunità molto concreta. Bene, questi erano i miei 7 possibili scenari per il 2025 di Roman Reigns, escludendo totalmente The Rock dalla situazione. Fatemi sapere qui sotto nei commenti quali sono i vostri 7 possibili scenari per il 2025 di Roman Reigns, escludendo totalmente The Rock dalla situazione. Io vi ringrazio per aver guardato il video fino a qui, grazie ancora per l'incredibile sostegno. Ricordatevi di iscrivervi al canale, io per oggi ho finito, ciao!